Buongiorno e benvenuti nel piccolo giardino di Monfestino, in un inverno particolarmente mite. Siamo ancora in pieno inverno, ma c'è stata poca neve e le temperature da almeno un mese sono abbondantemente sopra lo zero. È piovuto tanto e questo ha fatto in modo che il giardino si risvegliasse anticipatamente, un po' prima del solito. Andiamo a dargli un'occhiata. I bulbi piantati in autunno o recuperati dall'anno scorso, guardate, sono spuntati vigorosamente dal terreno. Guardate il fogliame, com'è lucente, tulipani, giacinti, crochi, narcisi. Questi in particolare sono narcisi e dietro qualche giacinto. Guardate che vigore. Sono un po' dappertutto. Un vero risveglio anticipato del giardino. Questa è la chionodoxa. E ci sono anche le prime primule che si stanno aprendo. E qui dei veri protagonisti dei prossimi mesi in giardino. Gli ellebori. Guardate, cominciano a regalare la loro bellezza. Ellebori orientalis, molto in salute anche le foglie. Sono spuntate anche le peonie, piantate lo scorso autunno. Però qui ci vorranno almeno 3 anni perché raggiungano una fioritura piena, matura. Quest'anno faranno del fogliame, magari vigoroso come speriamo. L'anno prossimo i primi fiori e dal secondo anno, dalla piantumazione, cominceremo a vedere qualcosa di spettacolare. Guardate che meraviglia che c'è in veranda. La mimosa, completamente fiorita. Questi sono i tulipani trionfo blu piantati quest'autunno. Si sta proprio svegliando il giardino. Quasi i primi sentori di primavera. Che meraviglia questa mimosa. Ed era una piantina da supermercato. Adorata dal nostro amico Tai. Molto profumata. Ti piace, Tai? Sembra di sì, non fiaccarla però. Fai a modo. Qui c'è anche il primo croco, ancora chiuso, forse si aprirà oggi, un po' più tardi. La temperatura del terreno è stabilmente mite, quindi perfettamente adatta per le prime piantumazioni a terra, ed è quello che andremo a fare oggi. È venuto il momento per piantare a terra il nostro rododendro Geisha Orange, arrivato quest'autunno e travasato. Lo pianteremo qui, dietro la magnolia, dietro questa azalea japonica, o comunque rododendro Dorothy Hayden, a fianco al Baden-Baden a fioritura rossa e davanti al Saffo vicino alla Forsizia. Allora chiariamo un concetto, avete sentito parlare di azalee e rododendri. In realtà fanno parte tutti della stessa famiglia,
tutte le azalee sono rododendri, ciò che le differenzia è la dimensione delle foglie e la altezza e larghezza che raggiungeranno a piena maturità, quindi circa dopo 10 anni di vita. Abbiamo scavato la buca circa 2 mesi fa, si è idratata bene con le uniche nevicate che ci sono state, le piogge invernali, e adesso utilizzeremo un mix per riempire la buca di terriccio per acidofile, perlite per favorire il drenaggio e ancora biglie di argilla espansa sul fondo, sempre per migliorare il drenaggio alle radici dell'acqua. La piantumazione di tutte le acidofile e in particolare oggi di questo Rhododendron Geisha Orange deve essere superficiale, importantissimo. Come vedete, adesso lo vedremo, le piante acidofile hanno radici molto sottili, qui se ne vede qualcuna, superficiali e molto delicate. Anche per questo non dovremo piantare nelle vicinanze della pianta altri bulbi, arbusti né tantomeno piante, altrimenti le radici potrebbero venire danneggiate. Ecco fatto. Appena effettuata la piantumazione bisogna innaffiare molto bene, anche se sono previste piogge, anche se il terreno era già umido. Se il travaso a terra e il successivo adattamento del rododendro alla sua nuova casa non sarà troppo traumatico, lo vedremo già fiorire tra fine maggio e tutto giugno, altrimenti dovremo aspettare un anno, ma si riprenderà tranquillamente. Il rododendro nella sua nuova casa sta anche ricevendo il benvenuto dai crochi che si stanno aprendo adesso. Benissimo, abbiamo finito, grazie per averci seguito anche in questa piantumazione a terra e nel risveglio del giardino, e non mi rimane che ricordarvi, qualunque giorno sia, rendetelo bello.